malware per l'OT della storia, targetizzato al programma nucleare iraniano. È stata proprio la dimostrazione che si può fare un done con del software. Da quando abbiamo iniziato sono passati 6-7 mesi, da quando poi Enel ha provato il prodotto e ha iniziato a volerlo, no? Se non voleva più darcelo indietro, ma con una crescita esponenziale, magari l'anno successivo qualche decina di migliaia di euro, qualche centinaio, fino poi a milione, 2 milioni, 10. Il libro delle startup dice tu devi puntare all'IPO e per arrivarci devi crescere in modo significativo, non ci si può fermare e far crescere l'azienda organicamente, perché gli altri giocano questo gioco. Siamo tuttora l'unico player nel nostro mercato che espositi, cioè tutti gli altri perdono. Potresti non conoscere il suo nome, eppure tutti i governi conoscono la sua azienda. Lui è Moreno Carullo, classe 82, ed insieme ad Andrea Carcano nel 2013 ha fondato Nozomi Networks e si occupa di proteggere dagli hacker le infrastrutture più sensibili dei paesi più potenti del mondo. Reti elettriche, aeroporti, strutture militari, persino il Super Bowl. In sintesi quindi si occupa di cyber security industriale. E partendo dall'Italia Nozomi è arrivata fino in Silicon Valley, raccogliendo oltre 260 milioni di dollari per poi essere acquistata per $1 miliardo da Mitsubishi nel 2025, diventando uno dei più grandi investimenti al mondo per questo settore. E per questo sono andato in Svizzera nella sede di Nozomi per parlare con Moreno. Partiamo dal suo percorso di studi. Io ho iniziato a lavorare sostanzialmente quando ero al liceo, cioè al liceo scientifico, mi manettavo con il computer, giocavo eccetera, fino a quando poi ho iniziato a sviluppare. Quinto liceo ho iniziato sostanzialmente a lavorare per una testata che si occupava di tecnologia, no? Combinava un po' la passione per la tecnologia per poi quella della programmazione, la creazione di sistemi. Cos'era, un blog? Hardware Upgrade, un sito dedicato appunto alla tecnologia, e lì c'era già un po' la sfida di far girare un'infrastruttura non banale, hardware e software, per sia la parte di CMS che non esistevano, ma soprattutto il forum. Il concetto di community era più grande in Italia e quindi era una sfida, no? Quindi far girare una serie di macchine Linux concertate per supportare quel carico quando non esisteva AWS. Che anno era? Direi il 2000. Diciamo che lì poi ho capito una cosa, quello che un po' avevo capito da autodidatta di come si fa il software, di come si fanno quei sistemi, era assolutamente non sufficiente a fare qualcosa di serio, di qualità, e quindi da lì poi mi sono iscritto seriamente all'università, no? Ho iniziato poi a lavorare part time. Cosa hai studiato in triennale? Informatica. Pura? Sì, informatica Varese, e ho fatto la specialistica con un focus su machine learning, quando l'AI non se la filava nessuno. Mi appassionava, insomma, mi piace la matematica, e poi di nuovo, finita la parte di specialistica, ho fatto un dottorato che è stato finanziato da un'azienda italiana, Pixel. Quanti anni avevi quando avevi finito tutto il percorso, anche il dottorato? Fine 2010, inizio 2011, poi in realtà io mi sono sposato nel 2009, quindi poi insomma ho finito il dottorato che mi era nato un figlio, e lì in quell'ambiente mia moglie continuava a incitarmi, no? Ma fai qualcosa, inventati, no? Mi vedeva un po' limitato, fino a quando poi arriva Andrea, e lui parallelamente sta facendo un dottorato di ricerca sulla parte cyber security, fino a quando poi è venuto dicendo: ma perché non facciamo qualcosa? Stava quasi scherzando, perché diceva: hai un figlio, un altro te ne arriva, stava aspettando un secondo, sei a posto, no? E allora da lì siamo iniziato a vederci sostanzialmente tutte le domeniche, 2 informatici con il libro Business Plan for Dummies, sostanzialmente sul sito di Sequoia Capital, che c'era come si fa un business plan per fare un sales pitch. Va bene, partiamo da lì, no? Tu come avevi conosciuto Andrea? Sui banchi dell'università. Neanche lui era particolarmente competente in ambito business. Secondo me, guardando all'indietro, sì e no. Nessuno aveva mai fatto un'azienda, ma in realtà entrambi eravamo figli di imprenditori, no? Siamo cresciuti vedendo i nostri genitori, la nostra famiglia avere un'impresa. Che tipo di imprenditori? Classici manifatturieri italiani? No, un piccolo system integrator nella zona del Varesotto. Quindi anche lui informatico? Mi pare, sì. In modo diverso, però comunque ho sempre visto, no, quel tipo di cosa lì. Ho sempre avuto un po' cavoli, però è difficile fare l'imprenditore, no? Vedevo lavorare molto, eccetera eccetera, e poi mi sono reso conto che ecco, è un po' più la mia strada, no? Quella di spingere per qualcosa. Ricapitolando, Moreno e Andrea si sono incontrati e sono partiti con l'idea di fare un'azienda che proteggesse le industrie dagli hacker. Hanno quindi creato un software in grado di mappare, monitorare e difendere tutti gli asset delle fabbriche, come per esempio tutte le macchine industriali che sono connesse alla rete, sensori, documenti supersensibili, protocolli industriali. Ma come nasce questa idea così particolare? Un progetto finanziato dalla Comunità Europea, dove era stato chiesto: ma vediamo se sono vulnerabili questo tipo di dispositivi. La risposta era sì. E l'altra cosa interessante era che, diciamo, le tecnologie di protezione IT più classiche possono essere
antivirus, il firewall. Non erano adatte a questo tipo di cose, sia per un tema tecnologico, e poi a differenza dell'IT, se una mail che stavo aspettando, vabbè, mi arrabbierò, chi se ne importa, me la manderanno, ma se un firewall blocca un comando critico in un sito di produzione, questo è un problema per la vita umana, quindi la scala dei valori è totalmente diversa. Ok, ma quindi come sono partiti effettivamente Moreno e Andrea? L'idea era dare un prodotto che doveva essere totalmente indipendente, in grado di far vedere cosa stava succedendo nel sito produttivo, proprio perché questi asset owner, la prima cosa che non sapevano era che cosa avevano. Sì, ho il generatore di corrente, ho una parte che fa un certo tipo di processo di raffinamento del petrolio, ma esattamente quali sono i dispositivi, come sono connessi tra di loro, che versione di software c'è sopra, era un'informazione un po' persa nel tempo, perché questi sistemi sono stati creati magari da vendor diversi, da aziende diverse che sono succedute, ma il concetto di andare a documentare esattamente cosa succedeva e perché non era cosa. Quindi la prima cosa che doveva fare il prodotto è far vedere che cosa un asset owner aveva e come i vari dispositivi comunicavano tra di loro, e quindi già il fatto di fargli vedere che cosa avevano era un modo di fargli un po' aprire gli occhi. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è visibility, e la seconda cosa, una volta che hai visibilità, ti faccio vedere se ci possono essere dei problemi che possono essere causati da degli umani oppure dei veri e propri attacchi. Insomma, ai tempi le aziende non percepivano quanto potesse essere pericoloso il problema cyber, si preoccupavano più di minacce come quelle militari o quelle fisiche. C'è però stato un caso che ha aperto gli occhi a molti, cioè quando per la prima volta degli hacker sono riusciti a infiltrarsi e a rallentare una centrale nucleare. Con Stuxnet è stato il primo malware per l'OT della storia, un malware targetizzato al programma nucleare iraniano. È stata proprio la dimostrazione che si può fare un danno, in quel caso erano le centrifughe appunto dell'arricchimento, con del software, che è stato un po' il momento dove hanno iniziato a aprire gli occhi. Con queste premesse Nozomi si è presentato con un MVP che era un misto tra una parte software e una console fisica da vendere alle fabbriche. Noi produciamo software, ma poi viene da tutt'oggi venduto sotto forma di un appliance, di un server, di una macchina che tu installi nel sito produttivo e puoi collegarti direttamente e vedere tutto quanto. Questo doveva essere molto semplice da mettere, automatico, quindi doveva essere in grado di funzionare in modo molto semplice. Ok, ma quanto tempo è passato dall'ideazione del business plan fino effettivamente al primo cliente, cioè Enel? La parte delle domeniche serve per fare il business plan, un anno, poi siamo partiti. Andrea si era dimesso dal suo posto di lavoro nell'estate del 2013, io ho poi finito a settembre. Da quando abbiamo iniziato sono passati 6-7 mesi, da quando poi Enel ha provato il prodotto e ha iniziato a volerlo, no? Se non voleva più darcelo indietro, no? Quando abbiamo portato a fare il test, in realtà poi il primo contratto è arrivato qualche mese dopo, un contratto di qualche migliaio di euro, e abbiamo scalato. Oggi sicuramente è un cliente importante. Anche se negli anni Nozomi ha raccolto centinaia di milioni, è partita praticamente senza fondi e quindi non con poche difficoltà. Siamo partiti con poco, grazie a un business angel, Paolo Bosani. Questa prima fase aveva l'obiettivo di passare alla prossima, e quindi se vuoi la sfida è con poco di riuscire a ottenere delle referenze significative. L'altra cosa era, ci sembrava un po' di raccontare al cliente che aveva bisogno della macchina volante, quindi un po' andare a ricavare dei budget che non c'erano. Si viveva sotto l'ipotesi che la separazione fisica dei sistemi era sufficiente a proteggerli. Questa cosa è diventata un po' falsa, piano piano i sistemi sono diventati connessi. Quando l'azienda era ancora piccola, ovviamente era possibile essere in pochi, ma ben presto per scalare il team si è dovuto allargare. Ora siamo 150 e più, abbiamo fondato, abbiamo portato a bordo una persona molto capace. Diciamo che in questa prima fase abbiamo assunto meno di 10 persone. Con il primo business angel siamo arrivati a un certo punto, ma poi abbiamo iniziato ad avere il primo investitore un po' più istituzionale. Planven ci ha aiutato, in particolare Giovanni Canetta ci ha un po' creduto, no? in questa avventura, e ci ha spinto, se vogliamo, verso gli Stati Uniti. Planven è una società di venture capital fondata da Giovanni Canetta e Rosario Bifulco, che ha come principale investitore Carlo De Benedetti, leggendario imprenditore, ex amministratore delegato di Fiat e di Olivetti. Tra gli investimenti di Planven c'è anche Cronache di Spogliatoio, media company che hanno acquisito e poi recentemente venduto a Will. Ma tornando al video, con l'ingresso del fondo, Nozomi è pronto a questo punto a passare al campionato della Silicon Valley. E lì diciamo che i numeri hanno iniziato a cambiare quando sono entrati gli investitori americani, abbiamo preso un CEO esterno, Edgar, ancora oggi, dell'azienda. Poi abbiamo fatto un anno a lavorare un po' assieme, è importante che ci sia una buona chimica, no? In queste cose. Da lì poi è diventato CEO con la trasformazione di Nozomi in un'azienda americana
auto. Per spaccare internazionalmente però non basta andare in America, quello che serve sono i clienti. Nel 2016 i clienti erano europei, siamo arrivati alla situazione dove dovevamo rilanciare Nozomi, no? Perché nel mondo si diceva ma Nozomi chi? È stato quindi un percorso a partire dal 2016 dove abbiamo iniziato a portare a bordo dei clienti americani, ovviamente in parallelo a tutte le altre parti del mondo. Mentre nel campo delle infrastrutture critiche è molto probabile che un cliente abbia una presenza globale, quindi molto presto siamo ritrovati a essere un'azienda globale, presenza in Middle East, in Australia, in Asia, insomma un po' ovunque. Diventare internazionali è una delle sfide più difficili per le aziende italiane. Per Nozomi la chiave è stata lavorare con enterprise locali, in modo che i loro prodotti potessero essere usati da tutte le loro divisioni del mondo. Infatti la crescita da quel momento non si è fermata. Direi che una crescita esponenziale, nel 2013 ovviamente erano partiti, non c'era nulla, magari l'anno successivo qualche decina di migliaia di euro, qualche centinaio, fino poi a milione, 2 milioni. Ma quanto è importante chiudere con buone cifre un Series A, soprattutto se dopo ne seguono altri? Quando fai un Series A le revenue contavano fino a un certo punto. Cosa fondamentale che poi ha fatto credere a investire era: abbiamo 3 clienti significativi, interparti diversi del mondo, abbiamo tecnologia. Chiaramente più vai avanti col Series di investimento, più il tuo barriera d'ingresso è alta, no? Quindi quanto è il fatturato eccetera. Magari non è un se investo o no, ma diventa poi un tema sulla parte di valuation. Mentre l'azienda cresceva di anno in anno è arrivata una cosa inaspettata, cioè il Covid. Che impatto ha avuto su Nozomi? Che da un lato fa software, dall'altro lo vende alle industrie. Da un punto di vista del prodotto è stato per assurdo un evento che ci ha fatto trasformare, perché fino al pre-Covid tutte le infrastrutture critiche sostanzialmente vivevano nel tema un sistema separato, sconnesso, deve essere assolutamente protetto per divisione fisica quasi, ma si sono trovati da un giorno all'altro a dover far funzionare tutte le loro cose da remoto. In quella fase abbiamo deciso di investire in quel che per il nostro prodotto di punta Vantage. Un evento così pazzesco, negativo per tantissimi versi, comunque è stata una cosa che ci ha trasformato, che ci ha velocizzato. Gli ultimi 20 anni hanno visto cambiamenti tecnologici pazzeschi, ma le minacce sono cambiate nel tempo? Forse poco. Il concetto fondamentale è che aziende manufatturiere, ma anche di qualsiasi tipo dove c'è dell'automazione, hanno bisogno di dei dispositivi, ma alla fine quello che fanno sono dei computer specializzati che fanno una sola cosa e la fanno molto bene, no? È un loop di controllo che fa andare avanti una belt dove girano dei prodotti, controlla quanta energia si produce. Sono dei computer specializzati pensati per ottimizzare alcune cose, deve resistere a determinate temperature, umidità. Chi l'ha prodotto con questo tipo di mentalità. Il fatto è anzitutto la mentalità con cui sono stati prodotti è quella, una mentalità di decenni fa, quindi anche l'aspetto di quello che si chiama product security è un po' basso. Cos'è la product security? È quanto un prodotto è in grado di resistere a un uso non previsto della cosa, no? Ma se ti mando dei comandi, dei pacchetti, qualcosa di non previsto, stai in piedi o crashi? Ecco, molte volte crashi perché non è stato previsto, no? L'altro fattore è il fatto che, essendo specializzati e dovendo resistere a una serie di challenge fisiche o comunque ambientali, sono meno potenti, quindi per questo motivo alcune scelte tecnologiche sono dettate da quello. Poi qualcosa sta cambiando, sì, ma poco, perché comunque questi dispositivi vengono comprati, rimangono 20, 30, 40 anni in operatività e l'ultima cosa che vuole fare chi fa funzionare queste cose è compromettere la produzione, no? Il modo in cui vengono fatte queste cose fa sì che sia molto facile fare questi difetti, queste vulnerabilità su cui poi si possono sedere gli attacchi. Ok, abbiamo parlato a lungo di quanto sia importante la cyber security, ma oggi quali sono effettivamente le minacce cyber più importanti? Noi facciamo un'analisi di quello che sono i threat, l'evoluzione nel corso del tempo, dove andiamo un po' a raccontare quello che osserviamo. Sicuramente rimane la minaccia numero 1, la cosa più facile che può essere fatta, il ransomware. La seconda cosa che si vede sono dei malware che vanno sostanzialmente a fare un discover di quelli che sono i dispositivi industriali e mandano dei comandi specifici, no? Quindi vanno a fare disruption della produzione. Quando un malware si chiama Industroyer ha un obiettivo molto, molto chiaro, che è quello di compromettere l'operatività delle cose. Al giorno d'oggi gli attacchi hacker sono sempre più frequenti e colpiscono aziende grandi e piccole. Sono dei casi dove è ovvio, no, che ne so, l'ospedale è chiuso perché c'è stato attacco ransomware. A volte viene magari nascosto, però
A oggi con le normative di compliance che ci sono in NIS2 in Europa un po' difficile farlo, però c'è anche comunque tanti casi dove vengono detectati e fermati. La cosa un po' più matura oggi è quella di abbiamo fatto tutto quello che si fa, il nostro potere, mettendo le tecnologie, persone capaci, con i controlli tecnologici e di procedure, dopodiché se succede qualcosa, se ho fatto tutte le cose avrò il mio backup, il mio sistema ridondante, quindi sarò meno portato a nasconderlo. A questo punto, dato che Nozomi avrà un importante database di quante volte le aziende e i loro clienti vengono attaccate, mi sono chiesto, c'è un evento eclatante in cui una loro azienda si è difesa grazie a Nozomi Networks? Noi facciamo una soluzione, vendiamo una soluzione, ma non la facciamo funzionare. Di questo si occupano i nostri partner per poter scalare a livello mondiale. È così. Su alcuni, ecco, magari vediamo delle cose, magari ci chiedono direttamente, capisci che è successo qualcosa. Bloccando un attacco alla volta e accumulando sempre più clienti, l'azienda è cresciuta esponenzialmente ed ha effettuato molti round di investimento, arrivando addirittura al round E. Ma come mai sono serviti così tanti soldi e come sono stati spesi? C'è da dire che ogni mercato ha i suoi tempi di maturazione. Guardiamo quanto velocemente sta crescendo l'AI pura. Ogni mercato ha queste caratteristiche e si va attraverso queste fasi per far crescere l'azienda. Il libro delle startup dice tu devi puntare all'IPO e per arrivarci devi crescere in modo significativo. Non ci si può fermare e far crescere l'azienda organicamente, perché gli altri giocano questo gioco, il gioco della crescita, il gioco dell'investimento. È un business come il vostro che immagino che impieghi per lo più tecnici e sales. Sicuramente quella dei sales è una parte pesante, sales e marketing è una parte pesante nei conti, però per scalare non bisogna solo assumere persone, bisogna anche avere dei buoni partner, bisogna costruire una rete che poi ti consente di scalare. Quindi per scalare Nozomi si occupa principalmente della parte tecnologica, mentre per la parte di sales, cioè vendere effettivamente il prodotto, ha una serie di partner e distributori a cui si affida per vendere il più possibile. Il distributore fa un po' da banca, un po' da magazzino e poi il secondo livello dopo il distributore è il partner che poi va a comprare dal distributore e lo vende al cliente. Non sono sempre autonomi, quindi poi magari si rivolgono a noi, abbiamo dei servizi professionali che poi li supporta nell'avere successo, però ecco il nostro desiderata è che se la vedono da soli. E questo sistema com'è nato? Il contatto diretto col cliente è fondamentale perché devi capire se quello che stai facendo ha senso, quindi il product market fit si costruisce un po' giorno per giorno. All'inizio è super sano avere un rapporto diretto con i clienti, a un certo punto non scopri nulla più di nuovo, ecco in quel momento lì è il momento dove bisogna iniziare un po' a investire. Quanti distributori avete? 400-500 partner qualificati, ben aggiornati in tutto il mondo. Ad un certo punto arriva Mitsubishi, prima con un round di investimento puntando al 7% del capitale e poi decide di comprare l'interezza dell'azienda. Come mai succede questa cosa? Series E aveva l'obiettivo di portare a bordo degli investitori strategici, quelli che possono essere delle aziende industriali che hanno un certo interesse ad avere un piedino, no, in questa cosa, e uno di questi era Mitsubishi. L'obiettivo loro poteva essere sia finanziario sia quello di avere una presenza, una cosa importante perché oggi più o meno tutti i player di quel calibro hanno qualcosa o comunque si rifanno su qualcosa di tecnologia, e diciamo che da quel momento fino a poi al momento dove hanno deciso di fare un salto in avanti si è costruito un rapporto di collaborazione, abbiamo sviluppato assieme un prodotto e quindi hanno probabilmente capito che poteva essere la scelta giusta, no? La strada maestra è sempre quella dell'IPO, però uno valuta tutto, no? È nata un po' l'occasione, da entrambe le parti ci poteva essere dell'interesse e oggi siamo qua. Morano Carullo con l'exit è probabilmente passato da 0 a 100, da un patrimonio probabilmente normale a un patrimonio da decine di milioni di euro. In questi casi è importante saper investire. Come tanti imprenditori che ho intervistato, un exit così importante è bella, ma è importante saperla gestire. E questo vale per chiunque, perché anche chi non vuole fare un exit multimilionaria, se mette da parte una cifra ogni mese per anni, in qualche decennio può mettere da parte un gruzzoletto che lo potrebbe mandare in pensione. Anche io ho fatto di recente un exit, non da 1 miliardo ma da 10 milioni, e mi sono fatto trovare pronto, già capace di investire. Infatti io da tempo, da anni, già investo con Trade Republic, di cui sono ambassador da anni e che utilizzo non solamente per investire ma per tutto. C'è il conto corrente gratuito, lo utilizzo per comprare azioni, obbligazioni, materie prime e tanto altro, i piani di accumulo non hanno costi ulteriori, e utilizzo anche la carta con il safe back. Ma uno degli aspetti migliori è sicuramente ricevere interessi sulla liquidità non investita. Pensate che per tutti i nuovi utenti che si iscrivono a Trade Republic c'è il 3% di interesse sulla liquidità non investita. Significa che questo interesse viene calcolato ogni giorno e viene depositato ogni mese. Se aveste 10.000 euro di liquidità non investita sarebbero 300 euro l'anno divisi per ogni mese. Per ottenerlo basta farsi Trade Republic con il link che trovate in descrizione, nel primo commento o nel QR code che vedete in questo momento. E non vi preoccupate se siete già utenti, vi basta invitare altri amici per poter sbloccare anche voi il 3%. Lo scorso anno ho fatto un video con Luca Carabetta, il country manager di Trade Republic in Italia, raccontandogli le domande ma anche i dubbi e le critiche che i miei utenti avevano nei confronti di Trade Republic. La maggior parte di questi richiedevano un servizio cliente migliore e questo desiderio è stato esaudito in un servizio
clienti 24/7 e telefonico, e poi aiutanti più tecnici, per cui Trade Republic era troppo semplice, Trade Republic ha pensato anche a loro. Ora da desktop c'è un'interfaccia più completa, adatta ai più esperti, dove i propri ordini possono essere fatti su più di 30 borse, e c'è anche un sistema per fare anche acquisti laddove il titolo costa meno, o al contrario venderlo laddove viene pagato di più. Insomma, ridurre lo spread. Ma queste sono cose tecniche, per cui torniamo a Moreno Carullo e vediamo come continua la sua storia. Secondo te il fatto che nozomi sia una parola giapponese vuol dire speranza? Nozomi vuol dire anche speranza, ma in realtà quando stavamo facendo il famoso business plan di qui sopra, l'ultima cosa che ci volevamo mettere era il nome. Se non che nel creare questa cosa leggiamo spesso il nome di Palo Alto Networks, quindi super successful company nel capo della cyber, e poi ho fatto un viaggio di nozze in Giappone e ho visto il Nozomi, no? Che è Fast and Secure. Ma Nozomi Networks, cosa ne pensi? Bello, no? E da lì è rimasto. Dopo la cessione delle quote a Mitsubishi, cosa è successo? Beh, sicuramente De Benedetti con Planven avrà fatto un'ottima exit. Ma per Moreno com'è andata? Inizialmente quello che fa chi acquisisce non è un private equity, ma qualcuno che acquisisce in modo totale, acquisisce tutto. Poi ha dei meccanismi per fare retention, può essere delayed payments, che può essere degli incentivi per un tot di tempo. Ok, quindi cosa c'è nel futuro di Moreno? Fonderà qualcosa di nuovo o rimarrà per sempre in Nozomi? La vita è corta, quindi sicuramente voglio dare continuità a quello che ho fatto, ma io voglio fare il papà, sostanzialmente, dedicare tempo alla famiglia. Quanti figli hai? E 4. C'è chi magari Potenzialmente lo puoi fare full time se vuoi. esatto, c'è chi dopo un'avventura così ne vuole fare un'altra ancora, non fa per me, ecco. Poi magari qualcosina farò per non annoiarmi, però è comunque usurante fare questo tipo di cose. Ma quali sono stati i momenti in cui Moreno e il suo team hanno dovuto stringere i denti? Allora, sicuramente nella fase, diciamo, siamo passati dalla parte di business angel a quella di investitore strutturato, siamo arrivati un po' corti con i soldi, no? Con le risorse, quindi lì abbiamo dovuto un attimo stare attenti più del solito. Anche la pandemia, per quanto ha avuto dei risvolti positivi, abbiamo un po' dovuto trasformare l'azienda. Mentre prima era tutto crescita a ogni costo, il valore era dato semplicemente dalla crescita al di là dell'efficienza, dopo anche il modo in cui tu fai la crescita è diventato molto importante. Siamo tuttora l'unico player nel nostro mercato cash positive, cioè tutti gli altri perdono soldi. La competizione? Come sempre c'è una fase dove magari si contavano fino a 20 competitor. Oggi basta guardare anche di Gartner, insomma quelli che rimangono si contano sulle dita di una mano. Non c'è qualcuno che ti ha messo in difficoltà. In qualsiasi ambiente è quella cosa che un po' accende, un po' di pepe e ti fa fare meglio. Quindi se non avessimo messo in difficoltà non saremmo qui probabilmente. Hai avuto dei mentori? Non sono una persona che idolatra le persone, sicuramente ne ho conosciute tante che mi hanno permesso di imparare un po' di concetti nuovi. Poi nel mondo della Silicon Valley sicuramente è stata una cosa importante aver avuto accesso a queste cose e ci ha permesso di evitare tanti errori. Ho smesso di puntare alla persona, mi piacciono più i concetti, no? Una cosa invece che magari ha fatto la differenza del tuo passato, dici tornassi devo stringere la mano perché questa l'ho fatta, questa l'ho azzeccata. Se guardo indietro ci sono degli episodi che sicuramente sono stati fondamentali. Ad esempio, se non mi fossi trovato sposato con figli con la voglia di fare di più non sarei qua. Se non avessi avuto il titolo dottore di ricerca, magari in alcuni contesti era meno appealing. E qualcosa che hanno fatto gli altri, tipo Andrea? Sicuramente il dottorato che ha fatto, poi è andato a lavorare per un'azienda petrolifera molto importante. Non ci sono stati grandi momenti di decisione. Mi piacciono le cose che cambiano poco nel corso del tempo più che quelle catastrofiche, no? Che cambiano tantissimo. Sono allergico alla new shiny object, quindi quando c'è qualcosa di molto nuovo, molto diverso, la prima reazione è quella allergica. L'avvento dell'intelligenza artificiale ha sconvolto le nostre vite, facendoci sentire esattamente come quando internet era esploso nei primi anni del 2000. L'idea di automatizzare tutto e avere il nostro agente personale pronto a servirci e talvolta a sostituirci è veramente pazzesca. Eppure non tutti hanno colto questa idea con lo stesso entusiasmo. Oggi con AI si intende Gen AI, va bene così, tiene sotto tantissime cose, sicuramente ha due componenti. Una è quella che insomma è nei nostri prodotti. Nei nostri prodotti usiamo questo tipo di tecnologia per aiutare il cliente a fare di più con meno. L'altra componente è nello sviluppo. Non credo nel mondo senza umani che fanno software, ma sono dell'analogia che sia un'armatura che tutti devono avere per andare più veloce. A oggi c'è un impatto, probabilmente il tempo che si impiega nello sperimentare queste cose va un po' a bilanciare il guadagno. Probabilmente quando ci sarà un po' una stabilizzazione, un plateau più è chiaro, allora rimuovi quella parte di investimento e c'è un aumento di produttività. Ma quindi Moreno ha paura di perdere il treno se non utilizza l'AI? Oppure è tranquillo così? A parte agentica, sicuramente noi appunto quella la usiamo in Nozomi. Credo che puoi fare tutto così? Forse no, sicuramente puoi fare più con meno. Secondo te esisterà veramente questo
questo singolo solopreneur che fa la $1 billion company senza essere un tecnico? È possibile, però davvero da solo è difficile, perché hai bisogno che ti lo vende questo prodotto, bisogna farsi conoscere, quindi bisogna degli umani. A oggi non c'è nessuna prova che il software disegnato e evoluto completamente dall'AI ha le stesse caratteristiche qualitative, nel bene e nel male, di quello fatto dagli umani. Sono pronto a scommettere su questo? No. Ecco, magari un software più complesso. È ancora utile studiare informatica o sarebbe meglio optare per altro? Da chi consiglia per esempio di andare dritti sulla matematica o la fisica? C'è qualcuno che dice che non bisogna più fare informatica, è morta, non ci credo molto. Non si può essere tuttologi, direi seguire la passione, evitare di incanalarsi in un settore che è già magari più probabile che venga mangiato dall'AI. Questi due advice qui. Vedo nei programmi universitari un po' stanno modificando, cercando di incanalare gli studenti meglio, da questo punto di vista. Com'è oggi la tua routine? Mi sveglio abbastanza presto la mattina, 6:45, sono in piedi per arrivare qua presto e fare le cose senza distrazione. Questa A che ora attacchi qua? alle 7:04, 7:30. Prima che mi svegli. E io funziono bene così, nel senso tendo a produrre di più in quella fase della giornata. Quindi i figli a scuola li porta qualcun altro. Moglie che CEO, la famiglia, insomma. E poi sfrutto la mattina per fare una serie di attività assieme al mio team, ai miei team in sede di vario tipo, che possono essere meeting, può essere delle inspection, può essere dei ragionamenti, di brainstorming su nuovi prodotti e tecnologie, per poi lasciare tendenzialmente la parte del pomeriggio con di quelli degli Stati Uniti. Qualcosa anche la mattina adesso sta comparendo più del Giappone, no? Iniziato magari alle 8 c'è il meeting in Tokyo. Magari capita, ma raramente, di fare la call a 3 time zone, quindi magari bisogna svegliarsi, la call inizia alle 6 o alle 5:30, oppure uno dei 3 deve soffrire sostanzialmente. Parlare con Moreno è stato veramente fichissimo, non solo perché ha fatto un exit pazzesca con un'azienda pazzesca, ma anche perché ti fa capire quante sono le opportunità nel mondo. Lui per esempio ha colto l'occasione di unire la manifattura, che è un po' il cuore economico dell'Italia, con il tech, che era il suo background, riuscendo a creare una delle poche aziende tech che hanno spaccato in Italia, arrivando in tutto il mondo. Fatemi sapere se questa storia vi è stata di ispirazione, quali altri imprenditori vorreste vedere sul canale, e se ve li siete persi andatevi a vedere tutti i video che ho fatto con imprenditori pazzeschi in aziende pazzesche.